Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video che verranno caricati nel canale, condividi i miei video nei tuoi social e lascia un bel like e un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o che sei passata. Oggi sfogliamo insieme il secondo volume del libro di Antonio Donanno di modellistica, quindi come costruire secondo le nostre misure il cartamodello. Abiti, giacche, gilet, tutte intimo e corsetteria. E qua Donna Uomo volume 2. Quindi andiamo a sfogliarlo insieme in modo tale che tu possa avere la possibilità di vedere quali modelli sono contenuti all'interno del libro, e ti dico che lo puoi trovare online, lo puoi comprare online sia su Amazon, e ti lascio giù tutti i link, e sia nel sito di Icon Editrice. Quindi andiamo subito a sfogliarlo insieme e fammi sapere se ti piace, se lo comprerai oppure se li possiedi di già. Ciao! Sfogliamo insieme quindi la tecnica dei modelli di Antonio Donanno, Uomo a Donna, volume 2, abiti, giacche, gilet, tutte, intimo e corsetteria. Corpino base, quindi si inizia dal corpino e quindi anche la manica, variazione del corpino base, anche qua, tutte le variazioni, top asimmetrico con tagli, base bustino aderente, che questo avevo fatto perché avevo fatto tutta una collezione con i bustier, top ampio con girello, questo è molto bellino, top con motivo incrociato, top ampio asimmetrico, top con bustino, top a fantasia, top a balze, corpini con motivi, base kimono, corpini con motivi, base kimono anche qua, base kimono unita, base raglan con manica unita, montaggio della manica. Quindi questa è una scuola di cucito dove ci spiega qui come inserire la spallina e qua come montare la manica, ovviamente di una giacca o di una camicia aderente, base camicia senza pens, camicia ampliata, camicia con nervature in spalla, ce ne sono veramente moltissime, carré con sprone. Poi c'è tutta una spiegazione, camicia con carre dritto, incrociata, chemisier pré-maman, ed ecco qua tutta la spiegazione, blusa con arriccio davanti, e qua iniziamo con le tute. Ecco qua, andiamo avanti, ti faccio vedere più o meno tutte le tute che vengono trattate, salopette con pants, abito a pantalone, tutta fantasia, e poi gli abiti. Ecco qua, queste le principali forme e linee degli abiti, quindi se vogliamo studiare, misure per l'abito, quindi quale misura prendere per fare un abito. Questo non l'ho mai fatto di video, se non sbaglio, mi sembra di no, perché per un abito ci vogliono veramente tantissime misure. Questo è l'abito con pants, senza pants, scamosciato svasato, abito linea princess. A me piace molto questa linea qua, slancia molto la figura. Redingot, vediamo che abbiamo veramente tantissimi, abito stile impero, motivo. Quindi una volta che tu ti costruisci il cartamodello base del corpino, puoi fare tutte le modifiche, cioè tu prendi il tuo corpino e dal corpino si fanno le modifiche e ti fai tutti quello che vuoi, tutto quello che vuoi, cioè tutti i modelli possibili e immaginabili, ed è bellissimo. Guardiamo qua che bello, abito arricciato nel centro davanti, bellissimo. Io ho fatto una maglia così, solo che io non voglio imbarcarmi anche sui cartamodelli nel mio canale YouTube perché sennò sono molto specifici, a quel punto farei un corso a pagamento. Qua abito con scollatura incrociata e con arricciatura davanti, bellissimo. Guardiamo qua, anche questo è molto bello, abito ad anfora e kimono corta, bello. Vado avanti, abito raglan con arricciatura al collo,
abito con manica raglan scesa, ecco qua, abito con scollatura simmetrica, abito doppia gonna, abito raglan con fusciacca, abito con linea campana che è carina, abito con taglio a punta davanti che può essere anche un abito da sposa, e questi esercizi da fare. Variazioni delle maniche, qua ci sono tutte le maniche che possiamo realizzare. Manica a giro corta, maniche corte ampie, quindi vediamo qua tutti i tipi di maniche. Io adoro le maniche, e personalizzare con diverse tipologie di maniche le maglie, e queste io le voglio fare perché mi piacciono tantissimo anche personalizzare le canotte, quindi comprare una canotta e poi attaccare una manica, e ti ho fatto vari video. Manica stretta in fondo, manica a 2 pezzi, manica allargata in fondo, quindi tutti altri tipi di maniche fino ad arrivare a questa. Manica più larga in alto con cuffia estesa, manica prosciutto è quello che io ho fatto ed è molto molto bella, mi piace moltissimo come tipologia di manica. Questa invece è la manica a cappuccio che rimane scesa, manica arricciata al centro, ovviamente ci vorrà moltissima stoffa perché la manica prende davvero tantissima stoffa. Manica a giro abbassato, manica a martello, manica raglan, spalla scesa, camicia casual, maniche a pieghe, molto carina. E qua abbiamo l'intimo e la maglia. Andiamo a vedere elasticità del tessuto a maglia, quindi qua parliamo proprio del tessuti a maglia, della moda intima e di vari tipi di mutandine funzionali, tipi di reggiseno, base maglietta t-shirt che voglio fare, anche la base canottiera, maglietta con manica kimono corta, maglietta con manica raglan corta, felpa con manica raglan, giubbino in maglia, felpa con manica scesa, maglia cardigan, base calzamaglia, ecco qua, questo è il calzamaglia, body con pants, e questa possiamo farla anche tipo maglietta per andare a fare workout, quindi togliendo questa parte, allungandola, quindi facendo una maglia alla fine con questo cartamodello. Base body intero senza pants, quindi anche questo potremmo farlo. Base costume da bagno intero, body con manica raglan, anche questo è un body che si può fare eliminando la mutanda e facendo una maglia, perché questo lo dico perché magari non viene in mente subito questo tipo di cambiamento che si può fare sul body, trasformare il body in una maglia elasticizzata per andare per esempio in palestra, magari si può fare più corta, oppure per uscire, anche molto carina. Costume con taglie sul seno, costumi con arricciature, base mutandine, che io mi vorrei fare, assolutamente, prima o poi lo farò, base reggiseni, mutandine fantasie per bikini, costume a 2 pezzi con la licra, applicazione di coppe preformate, quindi abbiamo tutte le culotte, culotta tulipano, mutandine pre-mamà, la sottoveste, quindi se vogliamo fare una sottoveste per l'estate anche, con taglio in forma, molto bella questa anche per l'estate, con scollatura rotonda, camicia da notte con alette, camicia da notte con scollatura a V, ma molto bella anche questa. Questa invece è camicia da notte a carre rotondo, pigiama con bottoni, a me piacerebbe troppo fare le camicie da notte, proprio per me. E anche l'accappatoio mi piacerebbe moltissimo, accappatoio con cappuccio, proprio questo mi piacerebbe fare. L'uomo, gilet e giacche, quindi abbiamo l'uomo qua, è uscito tra l'altro il nuovo libro di Antonio Donanno che tratta tutto di uomo, colletto per giacca, manica, io non ho mai fatto uomo in vita mia, quindi lo sfoglio proprio per chi è interessato a studiare la moda uomo, ecco qua, che è affascinante per carità, però io ho iniziato a cucire per me stessa e mi piace molto insegnare il cucito, ma poi alla fine cucio per me stessa. Margini per cuciture e gilet, correzione bacino curvo, bacino rovesciato, quindi ecco tutte le correzioni di fisici, conformazione spate atletiche,
lavorazione della giacca uomo, quindi abbiamo anche una scuola di cucito, vediamo, molto semplice come realizzarla. Sviluppo taglie, ecco qua è lo sviluppo taglie dalla 42 alla 50. Spesso me lo chiedete come fare lo sviluppo anche dei cartamodelli delle riviste comprate in edicola. Mi chiedete spesso come faccio io da una 40 arrivare a una 50, come faccio? Ecco, ci sono questi metodi, c'è uno studio dietro, cioè la sartoria e la modellistica è uno studio approfondito del corpo umano. Sviluppo abito svasato, sviluppo giacca a 4 pezzi, sviluppo giacca a 3 pezzi, manica a giro a 2 pezzi, manica a giro, raglan, corpino, quindi tutte le modifiche del corpino. E qua il piazzamento, questa invece ci dice come, ci consiglia come disporre i vari modelli nel tessuto, e questo è molto interessante. Potrei farci anche qualche video, che magari molti di voi non hanno il libro oppure ce l'hanno ma non hanno voglia di studiarlo, quindi è più facile vedere un video già fatto, ecco. Tecnica del piazzamento, ovviamente citando Antonio Donanno, che è il maestro, per carità, sempre citando il nostro maestro, però insomma prendendo spunto anche dal suo libro. In tal caso lo puoi anche comprare per avere tutto scritto. Ecco qua, abbiamo sfogliato insieme anche il volume numero 2 di Antonio Donanno. Fammi sapere se l'avevi comprato, perché io ho già sfogliato insieme queste tecniche dei modelli, ma avevo fatto un video unico, quindi fammelo sapere. Donna Uomo volume 2, abiti e gilet tutte intimo e corsettieri di Icon Editrice. Potrai comprarlo sia sul sito di Icon Editrice, ti lascio giù il link per poterlo acquistare, oppure su Amazon, e ti lascio il link anche su Amazon. Vi mando un grandissimo bacio, iscriviti al canale, un bel like, cuoricino, lasciami anche un commentino con un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Mi raccomando, iscriviti al canale e fammi pubblicità con i tuoi amici, con persone interessate a questo tipo di contenuti. Io ti mando un grande bacio sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e al prossimo video!